Dopo alcune parentesi all'estero, uno dei format più apprezzati di questo canale torna in Italia. E dopo aver visto i settori ospiti della Serie A, Serie B e C, la ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo tra costi e atmosfere tocca per la prima volta la quarta divisione italiana. Più precisamente il girone E di Serie D, per un romanticissimo e acceso derby toscano. Siena-Livorno. E questo è quello che è successo. Perché non ci sono nel weekend. Città ancora deserta a Udine, 7. Parlo piano perché mi sono appena svegliato, ma so carico. Nonostante la meta finale sia al Franchi di Siena, il viaggio per questioni logistiche fa tappa per 24 ore nella città che i romani chiamavano Labrone, lido di mare, e che i medici di Firenze resero il porto più importante di tutto il Granducato di Toscana, Livorno. Ci accoglie così una Livorno bagnata, speriamo una Livorno fortunata per domani. Siamo arrivati in città, siamo partiti con la pioggia, siamo arrivati con la pioggia. Nonostante il meteo, doveroso era un giro della città, importante polo marittimo e industriale, nonché sede dell'Accademia Navale, proprio come la tifoseria, Livorno è una città tosta che ha saputo rimettersi in piedi dopo gli importanti bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, che portarono via un tetto ad oltre 30.000 livornesi. Cenno storico doveroso perché la metà del Novecento e la guerra impatteranno indirettamente anche sul tifo labronico. Infatti la situazione post-conflitto favorisce l'ascesa di oltre 228 cooperative, una radicata coscienza sociale e una connotazione politica di sinistra che di fatto si ritroverà anche in curva. Doverosa è stata anche la visita ai mistici gabbioni del mitico Max Allegri, seguiti da una tappa cibo per il miglior 5-5 della città, o almeno così mi hanno detto. Forse lo street food più in linea con la politica di fair play finanziario di questo format. Buona, poi 2,50 €, cioè più pranzi con sta roba, quindi tanta roba. Però per me Livorno, che comunque ero piccino negli anni in cui c'era Spinelli, Lucarelli, negli anni della Serie A in cui poi il Livorno ha centrato anche l'Europa, ho questo ricordo, non so perché, di una tifoseria particolarmente calda, ed effettivamente lo era. Cioè lo stadio mobile è un termine coniato negli anni 90 per definire gli esodi appunto dei tifosi livornesi che andavano a Cesena in 10.000, sono andati a Perugia in 20.000, sono andati a Reggio Emilia per la finale contro la Maceratese in 14.000, cioè si parlava di stadio mobile perché praticamente 1/10 della città andava a seguire il Livorno. Su questo filmato si vede uno stadio mobile, guarda un po', sono tutti livornesi. E quindi ho detto dai, facciamolo, e così inizia questa puntata di Non ci sono nel weekend. Con un meteo decisamente più clemente rispetto a quello di ieri, tanta pioggia abbiamo preso, oggi inizia il match day del derby, Siena-Livorno. In questo momento sono circa le 10:30, il programma è andare alle 11 allo stadio, Armando Picchi, che è qua vicino in teoria. Ritrovo alle 11, si parte in macchinata con i più di 600 tifosi che poi effettivamente potevano occupare il settore ospiti. Nella giornata precedente il Tirreno cita i problemi strutturali del Franchi di Siena come causa del limitato numero di livornesi in trasferta, ma da indiscrezioni interne molti sarebbero stati tifosi presenti senza biglietto. Per quanto riguarda poi tutto quello che concerne il movimento Ultras a Livorno, uno degli aneddoti più iconici risale al 68, l'anno in cui effettivamente poi in Italia il movimento Ultras prende un pochettino là, ovvero un'invasione di campo da parte dei tifosi di Livorno che costò ben 5 giornate, se non sbaglio, a porte chiuse, e diedero un'etichetta insomma di piazza calorosa appunto a Livorno. All'epoca ancora il movimento Ultras a Livorno non era stato fondato perché arrivò nel 76 con gli Ultras Livorno, l'anno dopo arrivarono anche gli Ultras Fossa, ma effettivamente l'anno più simbolico per il movimento probabilmente il 99, alcuni dicono che è anche il motivo per cui Lucarelli giocava con la 99, ovvero la fondazione delle BAL, Brigate Autonome Livornesi. Nate dalla fusione dei gruppi ultras presenti precedentemente in Curva Nord, le BAL provarono a dare compattezza, una linea unica e maggiore organizzazione al tifo nella curva del Livorno. Segnate da una forte connotazione politica di sinistra, nei loro pochi anni di vita vengono colpiti da diversi provvedimenti fino ad arrivare ad oltre 500 DASPO in un'unica stagione. Eccolo là che si scorge, un faro dell'Armando Picchi. Ci siamo quasi, siamo in zona.
In tutto questo, al di là dei discorsi legati a rivalità politiche, di orientamento politico o meno, la rivalità che fa proprio storia a sé è con i pisani. Qua nei tornelli che mi dicono che non vengono più usati in queste categorie, diciamo, che non appartengono a questo stadio, soprattutto a questa tifoseria, c'è qualche sticker di Spinelli. Spinelli, personaggio fondamentale per la storia di questa città a livello calcistico, perché quando prese poi la squadra riportò il Livorno in Serie B dopo 30 anni e soprattutto lo riportò in Serie A dopo 55 anni. Sotto la gestione Spinelli ci furono tutte le varie coppie del gol, Lucarelli Protti, Diamanti Tavano, che portarono grandi soddisfazioni. Dall'altra parte poi la piazza capì che il meccanismo era: ok, andiamo in Serie A, però poi non investiamo abbastanza per rimanerci, e quindi si creò un malumore per cui poi Spinelli in verità abbandonò anche il Livorno, e il fallimento venne da una gestione che dicono qua fosse un po' menefreghista. Spinelli disse più volte che voleva abbandonare la piazza, probabilmente non trovava nessun acquirente, passò poi al figlio e ripassò di mano in mano finché di fatto il Livorno fallì, a quanto sembra neanche per effettivi problemi finanziari. Con il definitivo fallimento del 2021 e la rifondazione per mano di Paolo Toccafondi, l'Unione Sportiva Livorno riparte dall'eccellenza e dopo lunghe e agognate stagioni oggi vede da vicino il ritorno tra i professionisti, grazie anche all'esito di questo derby, contro un Siena che si trovava a pari punti proprio con i labronici in vetta al girone. Bel tempo, partita alle 3, calcio vero. Scroccati passaggio e sciarpa dei ragazzi trovati al ritrovo, l'arrivo nei pressi del settore ospiti a Siena è alquanto singolare per il mix tra posati ed eleganti turisti asiatici e gli ultras livornesi. Diciamo che questa birra e focaccina a 8 euro pre-partita valgono la pena con questo spettacolo alle spalle, Cioè comunque stadio Franchi di Siena devastante, completamente infossato dentro, con questa vista da fuori il settore ospiti merita tanto, bellissimo. Siena città clamorosa, c'ero già stato e oggi la vedremo poco, vedremo quello che conta, lo stadio. Let's go. Ma cambia aggeggio, vai. Controlli inesistenti. Controlli di manica larghissima, biglietto pagato 15 euro, direi un prezzo tutto sommato onesto per godersi un evento storico. È infatti la prima volta che Siena e Livorno si affrontano nel campionato di Serie D. E neanche a dirlo, in una Toscana che è forse una delle regioni con i più alti tassi di campanilismo, la rivalità è tanta e l'atmosfera comincia a scaldarsi. Giusto al tempo che si riempiano entrambe le curve, con buon anticipo rispetto alla partita, sul rettangolo verde inizia quella che interessa a noi, quella sugli spalti. Un inizio di partita che prometteva benissimo in termini di tifo ed entusiasmo viene momentaneamente smorzato da alcune piccole incomprensioni interne. Decido quindi di sfruttare il momento di calma apparente per fare la più classica delle scelte sbagliate: andare al bar con largo anticipo rispetto alla fine del primo tempo. Palese. Mentre stavamo andando a prendere la birra, 1-0 Livorno. Dio canta. Succede sempre così, cazzo la fa. Due cose assurde successe in
questo frangente è che ovviamente non è assurdo perché succede sempre, ho perso il gol, ma la birra è finita al 35esimo nel settore ospiti. Io ho preso l'ultima birra che era quella con il prezzo, almeno quello, se rimanevo senza birra era una beffa totale. Così il settore. Questa parte in verità sarebbe stata chiusa, ma tra tanta gente, la gente che si è presentata senza biglietto è entrata comunque, hanno aperto anche questo. Non so se è un lato positivo o negativo, ma diciamo che sicuramente avrebbe reso più compatto il settore unico, però comunque così fa un bel impatto per essere in Serie D, tanta roba. Se vi posso dare un pensiero dopo 40 minuti, gran bella tifoseria, c'è stato diciamo un piccolo diverbio / incomprensione tra alcune fazioni, alcuni personaggi all'interno della curva, attenzione, che ha un po' smorzato il tifo che era partito bene, e poi appunto io sono andato a prendere la birra per evitare la fila. Finito adesso il primo tempo, ne hanno segnato, adesso mi sembrano belli gasati, quindi esperienza per il momento che vale la pena, considerando la categoria vale la pena. Ovviamente penso non servisse il parere del sottoscritto per dirvi che la curva nord di Livorno è ancora tanta roba. Considerate che in tutta la Serie D è la seconda per affluenza allo stadio dopo la San Benedettese, 5.000 i tifosi medi al picchi, nonostante il lungo periodo lontano dal professionismo e i rapporti difficili con la presidenza, anche per aspetti politici che continuano ad essere un fattore presente e di continuità con il passato per la curva labronica. Il gol del Siena sembra l'epilogo più amaro e scontato del confronto tra le due toscane, che in oltre 90 anni di storia e di confronti hanno visto l'X finale sul circa 50% delle sfide. Ma non in questa stagione. Rigore per il Livorno, al 85esimo. Con questi 3 punti a casa di quella che all'epoca era la capolista, delineano un cammino che a poche giornate dalla fine, con tutti gli scongiuri del caso, porterà finalmente all'obiettivo tanto atteso. Tirando le somme, un po' sballate dal fatto che abito in una zona difficile lato spostamenti, direi che i 126 euro spesi in totale rientrano perfettamente nella filosofia del format. Spendere poco e godere, calcisticamente parlando, tanto. Se dopo questo episodio ne volete vedere un altro, sempre di questo format, ve li lascio qua a schermo. Salutato i ragazzi, preso la borsa e adesso via, si parte, direzione Udine. Questa puntata di Non ci sono nel weekend si conclude con, direi, un bellissimo back di Siena, città meravigliosa, stadio che devo dirvi la verità mi è piaciuto per quanto riguarda lo scenario, molto bello, suggestivo, un po' vecchiotto, un po' sporchetto, però dai, ci vediamo al prossimo video, è stato un piacere, grazie ai ragazzi che mi hanno ospitato, mi hanno segnalato sta partita, fatelo anche voi su Instagram e niente, ci vediamo al prossimo video.